Bentrovati amici per una nuova puntata di Book Crossing. Oggi vi parlerò di un uomo che non esiste nemmeno su Wikipedia. Si è laureato nel 1951 in medicina e chirurgia ed è stato specialista in cardiologia e psichiatria, nonché libero docente di farmacologia. Inoltre ha diretto i laboratori di psichiatria biologica e psicofarmacologia dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, sul cui sito non troverete nessuna menzione in merito neanche per sbaglio. È stato professore aggiunto di psicologia al Queens College della città universitaria di New York. Insignito di diversi riconoscimenti accademici nazionali ed internazionali, ha pubblicato oltre 250 lavori sperimentali, in gran parte riguardanti il problema dell'aggressività e la neuropsicofarmacologia. È inoltre autore di svariati libri scientifici. Come possa una tale figura essere stata dimenticata da tutti è un mistero ancora irrisolto, ma io non posso dimenticarlo, perché il suo libro, L'uomo e il rettile, appunto, l'ho riletto più volte nella mia vita ed è stato per me sempre fonte di riflessione ed ispirazione. Quindi grazie di tutto, Luigi Valzelli. Incidetevi questo nome a fuoco nel cervello, perché il suo libro uscito per la prima volta in Italia nel 1976, oltre ad essere scritto pregevolmente, è anche profetico sotto molti aspetti. Vi leggo alcuni passi dell'introduzione del libro. Inizio del XX secolo. L'uomo, prodotto dell'illuminismo, sembra ebro di se stesso, delle proprie conquiste, della rapidità della loro proliferazione e, come sempre, storicamente incurante dei possibili e probabili sviluppi negativi di esse. E ancora, l'incipiente tecnicismo, freddamente razionale, si evolve rapidamente in disumanizzante tecnocrazia che, novella Moloch, divora il singolo individuo per digerire in grigie ma funzionali masse produttive. Il nuovo modo di essere e di vivere porta alla formulazione di correnti filosofiche contrapposte, che hanno in sé i germi di future e altrettanto duramente contrapposte ideologie, che divideranno le genti e i popoli in irriducibili fazioni. Il rifiorire delle sette esoteriche, di antichi riti magici e medievali, stregonerie celebrate all'ombra dei grattacieli e dei satelliti artificiali, denuncia una profonda inquietudine e sottolinea il potenziale fratturante di questa strana epoca che sembra essere consacrata a sempre più raffinate conquiste tecniche e alla regressione della mente. Facciamo un bel passo indietro e riavvolgiamo il nastro della storia fino al periodo tra il Paleozoico e il Mesozoico. Qui, tra una vegetazione mostruosa, acquitrini ribollenti e spessi vapori che filtravano l'incandescenza del sole, regnavano incontrastati i rettili. La massa cerebrale di questi animali era strutturata in modo abbastanza primitivo ed era comunque ridicolmente piccola rispetto alle loro mostruose dimensioni. Il loro regno da incubo, dominato da scontri e lotte di altrettanta cieca ferocia, scomparì dopo una serie di sconvolgimenti tellurici. Dopo questo periodo, che diede inizio all'attuale e tuttora perdurante Cenozoico, i rettili giganti scomparvero praticamente all'improvviso dalla superficie del globo, lasciando giungere sino a noi solo una minoranza di rappresentanti in formato fortunatamente ridotto, ma, in un certo numero di casi, pur sempre temibili e di aspetto scarsamente rassicurante. Nel frattempo, usando le parole di MacLean, i rettili giganti trovarono il modo di sopravvivere metafisicamente a se stessi, insinuandosi nel cervello dell'uomo. Infatti, nel corso dei milioni di anni della storia dell'evoluzione, il cervello dei primati antropomorfi si viene strutturando lungo tre linee direttrici essenziali e successive: quella rettiliana, quella dei paleomammiferi e quella dei neomammiferi, che si integrano e si riassumono in un'unica formazione. Nel concorrere a questo risultato, il ruolo di quinta colonna responsabile di tale processo di infiltrazione del cervello rettiliano in quello umano è da ascrivere ai rettili pteromorfi che, secondo gli studi di Cope e Brom, sono da considerarsi lontani ma diretti progenitori dei mammiferi. Ed ecco che, finalmente, circa 4 milioni di anni fa, inusitati bipedi che camminano eretti impiegando i soli arti posteriori compaiono tra gli altri animali che popolano un paesaggio lussureggiante ed incontaminato. Tra essi vi sono i più verosimili precursori dell'uomo, dal parantropo al pitecantropo di Giava e al sinantropo di Pechino. Ma la comparsa sulla scena terrestre dell'uomo di Neanderthal e da quello di Cro-Magnon avverrà molto più tardi.
Il fatto di particolare rilievo è che il sistema nervoso centrale del nuovo venuto sembra riassumere e sintetizzare in se stesso la lunga e faticosa epopea evolutiva. Esso infatti risulta dall'integrazione, del tutto peculiare, di tre tipi di cervello che, radicalmente differenti nella loro singola struttura e nei loro processi biochimici e, in più, da innumerevoli generazioni indipendenti dal punto di vista evolutivo, vengono a costituire nell'uomo una triade che si fonde in un'unica entità funzionale. Quindi è come se il nostro cervello fosse strutturato in tre biocomputers, ciascuno caratterizzato dal proprio tipo di intelligenza, di memoria, di attività motoria, di risposta agli stimoli. In più, anche se è da sottolineare che queste tre strutture cerebrali non sono da intendersi in alcun modo come entità autonome o separate, è necessario tenere presente che, entro un certo ambito, esse possono funzionare in modo indipendente. Questo significa che il rettile, anche se in un campo d'azione limitato, può ergersi minaccioso spiegando comportamenti anomali, non umani e anti-umani, singoli o collettivi. Il libro continua ripercorrendo le fasi dell'evoluzione dell'uomo e approfondisce il concetto di R-complex e tutta quella scienza perseguitata e trasformata in teoria, se non addirittura proclamata falsa dalla scienza con l'H dei giorni nostri. Fermiamoci a leggere qualcosa a pagina 64. Platone, Aristotele e molti altri fondamentali costruttori del pensiero umano sono per lo più solo uno sbiadito ricordo scolastico. Innalzai un monumento più duraturo del bronzo, scrisse Orazio riferendosi alla sua opera, il che è profondamente vero, anche se troppo pochi si soffermano ancora ad ammirarlo. Lo stesso destino sembra ormai essere riservato agli artefici di altri monumenti della meditazione umana. Dante, Cartesio, Locke, Kant e numerosissimi altri sono infatti ridotti, per i più, a simulacri svuotati di una qualsiasi entità significante. Le cattedrali melodiche di Vivaldi e di Bach, le maliziose, pure, pensose armonie di Mozart, i corposi, ribelli tormenti beethoveniani, le crepuscolari malinconie e le eroiche impennate di Chopin, i messaggi di chi li precedettero e li seguirono sembrano non essere più recepiti né recepibili. Tutti coloro che nei secoli dei secoli hanno rappresentato le pietre miliari dello sviluppo e le radici stesse della progressione della mente umana sembrano infatti essere ormai considerati come estranei fantasmi, facente parte di una cultura che si vuole forzatamente disconoscere, ma che invece è il prodotto, lo si voglia o no, di un inalterato e inalterabile patrimonio comune. Ma il rettile continua ad opporsi all'uomo. Infatti, sul versante opposto, tra i rappresentanti degli abissi più profondi, la strada percorsa dall'uomo serpeggia tra i simulacri di sinistri personaggi e le nebbiose paludi di distorte ideologie. Erode sterminatore di innocenti, Nerone sadico persecutore di cristiani, Attila flagello di Dio, Gengis Khan e le sue orde mongole, i Borgia e i loro sottili avvelenamenti, The Said, divino marchese schiavo delle sue perversioni, Cortez e i fratelli Pizarro, ciechi distruttori della civiltà inca, l'Inquisizione e i suoi inumani tormenti, la Rivoluzione francese e la sua cieca sete di sangue, il bolscevismo staliniano e la sua gigantesca, indiscriminata repressione, l'orrido monumento al genocidio eretto dal nazismo, hanno tutti in comune lo stesso medesimo patrimonio. Cito anche un passo da pagina 84 che mi aggrada assai. Il rettile offre perline di vetro, stracci di sgargianti colori, orpelli lucenti, acquista stuoli di schiavi, sfruttandoli pervicacemente, disumanamente per trarre oro dalle loro stesse viscere. Comunque in questo libro ci sono davvero tante riflessioni e considerazioni scientifiche che non ho voglia di trasporre in questo video. Sarebbe un'impresa immane, poi io sono uno più incline ad apprezzare e masticare i concetti e le conclusioni filosofiche che in esso vengono esposti. Comunque dai, ancora qualche chicca. L'uomo inteso come specie è infatti dimostrato nel corso della sua ormai plurimillenaria storia, e continua a dimostrare abbondantemente anche ora, di essere il più spaventosamente gratuito e feroce uccisore, tormentatore e prevaricatore in circolazione sul globo. Vi è semmai da constatare che l'evoluzione e il progresso sono serviti, in questo settore del comportamento, a moltiplicare e non certo ad attenuare la sua sorprendente efficienza e versatilità nell'uccidere e nel distruggere, e, nel contempo, anche a stimolare la sua straordinaria abilità nel trovare sofisticate e superiori ragioni per questa sua attività. Inoltre, in questo quadro generale, chi afferma che l'uomo è sostanzialmente buono
pecca di grave imprecisione. L'uomo infatti non è per sua natura particolarmente buono, ma è piuttosto in possesso di tutti i requisiti fondamentali e di tutte le capacità necessarie per esserlo. Il rettile ha finalmente trovato nell'uomo la sua nuova forma e uno sconfinato campo d'azione. Il rettile ha appreso che la gelosia genera l'odio nell'uomo e che l'odio genera la morte. Il rettile ha imparato a usare la sete e i contrasti di potere, i sofismi politici e la cecità storica dell'uomo per portarlo ripetutamente, con docilità ed entusiasmo, al reciproco macello. Il rettile ha scoperto nella persecuzione un nuovo modo di combattere l'uomo e nella suggestionabilità delle masse il mezzo per moltiplicarne a dismisura la letalità. Il rettile ha scoperto che la diversità di religione sono un ottimo, infallibile pretesto per guerre di predominio e di conquista. Il rettile ha appreso che l'intolleranza settaria può venire ammantata di immacolato, intransigente zelo e diventare così un efficacentissimo mezzo per coprire diversi interessi, incamerare ricchezze, acquistare poteri, distruggere uomini. L'uomo invece sembra non aver ancora imparato a riconoscere il rettile. L'uomo non vuole ancora conoscere se stesso. Penso personalmente che il dottor Valzelli sia stato un uomo avanti per i suoi tempi e purtroppo a quanto sembra anche per i nostri. Anche oggi sinfonie di guerra e distruzione sufficientemente monotone possiedono un'incredibile e trascinante forza di suggestione sull'uomo massa. Oggi stesso lo slogan consumistico, generalmente idiota nella sua meno che infantile formulazione, ma ossessivamente ripetuto a scadenze ritmate giorno per giorno, mese per mese, attraverso i mezzi di diffusione di massa, guidano la massa stessa a contribuire compatta alla fortuna commerciale delle più diverse e a volte balorde iniziative. Di contro, lo slogan politico, non molto più concettoso e pregnante del precedente, ma certo più minaccioso, altrettanto ossessivamente ritmato e scandito in risposta alle parole chiave dei capigruppo, incita e guida la massa obbediente all'intolleranza, all'odio, alla devastazione, una macumba da cui è difficile scappare. L'uomo massa ne diventa sempre, inesorabilmente, schiavo. Così è sempre avvenuto, così avviene oggi, così avverrà domani se l'uomo non si deciderà a scoprire il rettile che si nasconde nel fondo della scatola nera. Essa va quindi aperta e analizzata, nei limiti delle attuali conoscenze, per cercare almeno di capire come il rettile possa prevalere sull'uomo. Non mi dilungo oltre, spero con questo video di avervi invogliato a questa lettura che sicuramente amplierà la vostra mappa del territorio. So bene che il senno e la saggezza sono articoli senza mercato, dato la pressoché assoluta mancanza di richieste, ma questo è un libro davvero speciale che vale la pena leggere. Lasciate le vostre impressioni nei commenti e alla prossima settimana. Un saluto e buona lettura. Generation X. If your heart fails you, can't